Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi racconterò un trucchetto che mi ha insegnato Franco Morbidelli e che mi ha migliorato radicalmente la vita nella guida in pista. Prima di partire col video ci tengo a ringraziare immensamente Yamaha per avermi invitato all'evento Dolomiti Ride, che è un evento fichissimo che si terrà a Campitello di Fassa dal 28 al 30 giugno. È un evento che unisce moto e musica ed è aperto a moto di qualunque marca, di qualunque genere, e in cui ci saranno tantissime cose fighe da fare, tra cui un mega giro in moto di 130 km tra le Dolomiti, con paesaggi bellissimi, la possibilità di provare la Tenere 700 e altre moto Yamaha, concerti dal vivo con varie band tra cui Painkillers, Harry &B e con la presenza anche di DJ Ringo e Virgin Radio, e tanti ospiti speciali tra cui Marco Melandri, Alessandro Botturi, Giorgio Rocca, eccetera eccetera. Tra gli ospiti avrei dovuto esserci anch'io, ma purtroppo quel weekend ho la gara con le Formula Predators, quindi purtroppo non potrò esserci. Ringrazio comunque di cuore Yamaha per avermi invitato e ho voluto fare questa presentazione perché magari qualcuno di voi è interessato ad andarci, o magari non sapeva dell'esistenza di questo evento. Quindi se volete partecipare o avere informazioni ho lasciato qui sotto tutti i link con le info e il programma della giornata. E ora partiamo col video. Un mesetto fa sono andato a Misano per fare una giornata organizzata da Dainese, il Dainese Experience. Avrete sicuramente visto il video. E in quell'occasione ho avuto la possibilità di girare con dei top rider di MotoGP. Uno di questi, che in particolare era il mio insegnante per quella giornata, è Franco Morbidelli. E al di là del fatto che quella giornata è stata stupenda a livello di divertimento, ho imparato una cosa incredibile da Franco. Qualcosa che mi ha risolto uno dei più grossi problemi che avevo alla guida delle 1000. Qualcosa che nessuno era mai riuscito a risolvermi, ma che lui mi ha risolto così. E questa cosa mi fa riflettere tanto, perché fa capire come andare forte in moto non sia soltanto staccare il cervello e fare cose che nessun altro potrebbe immaginare, ma sia un insieme di un'infinità di piccoli dettagli che fanno la differenza su come stai in moto, come ti muovi, come spingi sulle braccia, sulle gambe, come stai in avanti, indietro col corpo, come acceleri, come freni. Cioè, quello che non capiscono i famosi leoni da tastiera, che purtroppo infestano il web con le loro idiozie, è che far andare forte queste bestie qua è un casino, è un casino, è un casino, un casino, un casino. È tutta un'infinità di dettagli che uno dice sono cose stupide, piccole, ma che poi quando le vai ad applicare qui sopra fanno una differenza enorme. E adesso ve ne farò vedere una di quelle che vi faranno capire il perché. Ora, potrà sembrarvi strano, ma uno dei più grossi problemi che avevo l'anno scorso era dare full gas sul rettilineo. Perché? Siamo in curva, fuori col corpo e siamo in piega, ok? Cosa succede? Quando noi stiamo uscendo dalla curva, iniziamo ad accelerare, raddrizziamo la moto stando fuori col corpo e diamo full gas. A quel punto cosa succede? Che noi siamo a gas pieno con la moto che sta uscendo dalla curva e dobbiamo rimetterci in sella. Quindi dobbiamo fare questo lavoro qua. Parlo da fermi, è facile. Qual è il problema? Che quando noi siamo in questa situazione, che diamo full gas, che raddrizziamo la moto, abbiamo 190 cavalli che ci spingono. La moto che impenna, che diventa un cavallo imbizzarrito. E quindi noi, avendo una forte spinta che ci manda indietro, non riusciamo ad alzare il culo e salire in sella. Quindi qual era il mio problema? Il mio problema era che per rimettermi in sella io mi dovevo aggrappare ai manubri, cioè mi dovevo tirare con le braccia per riuscire a rimettermi in sella. Questo che problemi causava? Causava il fatto che palanchi il gas, rialzi, la moto si impenna, quando tu tiri i manubri ti stai aggrappando ai manubri, quindi li stai inavvertitamente tirando uno più dell'altro. Quindi cosa succedeva? Che io nel fare questa operazione qua, magari chiudevo un pochino il gas, la moto tornava giù, tiravo un po' i manubri, iniziava a muoversi, iniziava a sbacchettare, diventava un cavallo imbizzarrito. E questo mi faceva impazzire perché io mi irrigidivo, comunque sei su 190 cavalli che ti spingono, che si muove, si imbizzarrisce, ti violenta.
E quindi io mi irrigidivo, quindi sul rettilineo stringevo i manubri, mi si bloccavano gli avambracci, facevo una fatica boia a rimettermi in sella e nessuno è mai riuscito a risolvere questo mio problema. Non solo, se tu ti stanchi sul rettilineo, poi arrivi alla staccata successiva che sei già stanco e accumuli fatica, non recuperi energie, quindi non solo impazzisci ogni volta che devi uscire dalle curve, ma ti stanchi di più e ti irrigidisci di più. Al che Morbidelli è stato l'unico che è riuscito a risolvere questo problema e mi ha spiegato un trucchetto di una semplicità imbarazzante che mi ha spiegato che lui fa in MotoGP, non faceva in Moto2 ma fa in MotoGP e che ti cambia la vita. Quindi una cosa che si adatta a chi guida le 1000 che hanno tanta potenza. Cos'è che mi ha insegnato lui? Quando sei in piega, che stai uscendo dalla curva, quindi sparanchi il gas e raddrizzi, anziché rimetterti in sella con tutto il corpo, per cui devi fare uno sforzo sulle gambe, devi aggrapparti ai manubri e diventa un casino, lui mi ha spiegato la cosa seguente: spalanchi il gas, raddrizzi la moto e entri solo con la testa nel cupolino, entri solo col busto e puoi anche lasciare il culo fuori, anche per tutto il rettilineo, chi se ne frega. In questo modo, se tu entri soltanto col busto in carena, comunque sei in carena, non devi fare quei movimenti sulle braccia, come vedete a entrare col busto fai tutto il lavoro di addominali e soprattutto non vai a fare questo movimento qua che quando sei in accelerazione in pieno col posteriore molto sollecitato che ti va a imbizzarrire la moto. E facendolo mi è cambiata la vita, perché io adesso quando esco dalle curve full gas, entro col busto e poi quando si sono calmate le acque e sono più tranquillo sposto anche il sedere. E che cos'altro ho scoperto nel fare questa manovra? Ho scoperto che nell'entrare solo col busto poi tu puoi usare le ginocchia, le braccia e il petto contro il serbatoio per scaricare il peso dal sedere e farlo scivolare di nuovo in sella. Quindi quello che prima io facevo in un unico movimento, whoop, e che quindi andava a complicarmi la vita sul rettilineo, adesso lo faccio in 2 tempi, busto e poi culo. È di una semplicità disarmante, ma mi ha cambiato la vita in moto sin dalla prima volta che sono tornato in pista. Infatti quando sono ritornato sull'R1 a Varano per fare i test, tutti mi hanno detto: a vederti da fuori sei un altro pilota, sembra che abbiamo preso un'asca, l'abbiamo tolto, abbiamo messo un altro sulla moto e questa era la sensazione che avevamo da fuori ed è la sensazione che avevo anch'io da sopra, più tranquillo, più facile, più sciolto, più rilassato, meno impiccato. Ed è pazzesco come da una cagatina così piccola, cioè da un minuscolo gesto del corpo, ti cambia tutta la guida di tutto il giro. Perché poi non hai più il problema che la moto si imbizzarrisce in uscita dalla curva, non hai più il problema che sei rigido, che quindi irrigidisci le braccia sul rettilineo, non hai più il problema che ti stanchi, non hai più la paura, non arrivi più alla staccata dopo che ti sei stancato per uscire dalla curva precedente. Ed è pazzesco. E io ci tengo innanzitutto a ringraziare Frankie, il morbido, chiamatelo come volete, per avermi insegnato questa cosa che mi ha davvero cambiato la vita e spero possa cambiarla anche a voi, che magari avete questo problema col 1000. Però ci tengo a sottolineare come questa cosa mi ha fatto riflettere, perché mi ha spiegato poi tante altre piccolezze di come lui, ad esempio, nei cambi di direzione, non so, curva a sinistra, stai spingendo sulla pedana sinistra, cambi di direzione, quindi curva a destra, spingi sulla pedana destra. Lui, ad esempio, mi spiegava che quando fa il cambio di direzione da sinistra a destra, destra a sinistra, insomma, facciamo l'esempio da sinistra a destra, quindi anziché spingere sulla pedana a destra, lui mentre fa il cambio continua a spingere sulla pedana a sinistra per darsi lo slancio con il corpo e andare dall'altra parte. Cioè lui praticamente, se sei piegato a sinistra, quando sta iniziando a piegare a destra, lui spinge sulla pedana a sinistra per buttare se stesso dall'altra parte e poi tirarsi giù la moto. E capite come l'andare a pensare a questa cosa ed esserne consapevole e applicarla vi fa capire qual è la differenza tra pilota campione del mondo e un amatore. Il top rider va a sviscerare nel dettaglio ogni singola microscopica parte della guida in pista. E questa è una cosa che fa un'enorme differenza e vi fa capire come certa gente riesce a fare certi tempi e vi fa capire anche come serva un'infinità di pratica per capirla, sentirla e poi applicarla. Perché se io dico applicala, ma se tu non la senti, cosa la fai a fare?
devi sentirla quella cosa lì per poterla capire e poterla applicare. Questo è tutto per questo video in cui ho voluto spiegarvi questa cosa speciale che mi ha insegnato un campione come Frankie. Io ci tengo come sempre a ringraziarvi per aver visto questo video e se non siete ancora iscritti al canale cliccate sul tasto iscriviti per non perdere i prossimi video che usciranno. Grazie a tutti, grazie Frankie, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!